In questo video ci avvicineremo ad una tradizione antichissima che si perde nella notte dei tempi e che oggigiorno, come purtroppo avviene per molte realtà, sta lentamente scomparendo. Non sarà mancato a qualcuno di voi di essersi imbattuto durante le proprie letture nelle cosiddette innominabili torri del silenzio, strutture che si ergono isolate in deserti o fuori dei centri urbani del vicino e dell'estremo oriente. Ne sono rimasti pochi in funzione perché soprattutto in Iran, prima gli Shah e poi il regime degli Ayatollah hanno vietato che la comunità zoroastriana, che conta oggi circa 12.000 fedeli in tutto il paese, proseguisse in questa pratica antichissima, ma assai poco comprensibile per alcuni nell'era moderna. Siamo davanti a riti ancestrali che segnano il passaggio tra la vita e la morte, tra il mondo dei vivi e la dissoluzione della carne. Si tratta, come dicevamo, di un retaggio della religione zoroastriana particolarmente praticato dai Parsi, ovvero i discendenti degli antichi persiani fuggiti in India circa nel VII secolo per sottrarsi all'invasione araba e all'islamizzazione della Persia. Lo zoroastrismo costituisce una delle più antiche religioni del pianeta ed era praticato essenzialmente nella corte e dall'aristocrazia persiana, oltre che dalla classe sacerdotale durante il periodo di massimo splendore di questo paese, quello achemenide e sassanide, fino a quando non dovette cedere il posto all'Islam introdotto tra il VII e l'VIII secolo d.C. Ancora oggi sopravvive in Iran e in piccole comunità dell'India rette appunto dai Parsi. L'Iran pre-islamico era un grande mosaico di culti e tradizioni. Accanto al cristianesimo, all'ebraismo e perfino al buddismo era praticata principalmente la religione del profeta Zarathustra. Gli imperatori persiani professavano questa religione che vede il mondo come un terreno di perenne scontro tra il bene e il principio del male. L'uomo non appartiene però per sua natura a queste due realtà. Egli milita e combatte nell'uno o nell'altro campo in base ad una libera scelta. Nello scegliere il bene anziché il male, l'uomo è aiutato da Ahura Mazda, il dio che ha creato e protegge ogni cosa buona, manifestatosi per bocca appunto di Zarathustra. Quando l'uomo muore, l'anima abbandona il corpo e si presenta dopo 3 giorni all'ingresso del ponte di Chinvat, cioè di colui che divide, il passaggio che unisce le più alte vette della terra al cielo. Qui risiedono i 3 giudici divini, Mitra, Shraosha e Rashnu. Quest'ultimo giudice tiene in mano la bilancia in cui sono scrupolosamente pesate le azioni buone e cattive del defunto. Se prevalgono quelle buone, l'anima supererà il ponte e ascenderà alle regioni celesti di Ahura Mazda. Se invece saranno le cattive a prevalere, il ponte diverrà delle dimensioni di un filo di seta, incapace di reggere il peso dell'anima, che alla fine precipiterà negli abissi per patire terribili tormenti. La filosofia zoroastriana possiede dei principi estremamente moderni. Da sempre ha propugnato la parità sessuale, perché uomini e donne devono avere uguali diritti all'interno della società. Da sempre c'è stata una profonda attenzione per l'ambiente, in quanto la natura svolge un ruolo centrale nella pratica dello zoroastrismo. Lavoro e carità, perché la pigrizia e la lentezza sono mal viste, mentre la carità è vista invece come degna e necessaria. Nello zoroastrismo l'energia del creatore è rappresentata dal fuoco. Ecco perché da millenni è preservato il fuoco sacro in templi appositi. Quello di Yazd è stato costruito nel 1934, ma il fuoco che vi arde al suo interno brucia dal 470 d.C. Originariamente fu acceso dallo Shah Sassanide nel Tempio del Fuoco di Pars Karian, nell'Arestan. Da lì fu trasferito ad Akda, dove è stato mantenuto attivo per più di 700 anni,
e fu poi portato nel 1173 nel tempio di Nahid e Pars, nella vicina Ardakan, dove rimase per altri 300 anni, fino a quando fu appunto spostato nella casa di un sacerdote zoroastriano a Yazd. Si pensò allora alla costruzione di un tempio che lo potesse preservare, costruzione che fu terminata appunto nel 1934. Quello che anche oggi si può vedere è una fiamma che arde da quasi 1550 anni. I parsi indiani fino a poco tempo fa non bruciavano, sotterravano i loro cadaveri, né tantomeno li affidavano ai fiumi, poiché gli elementi terra, fuoco e acqua per lo zoroastrismo sono sacri e non possono essere contaminati con il corpo di un defunto. Il cadavere è considerato impuro perché appena sopraggiunta la morte, secondo le loro credenze, è invaso da demoni e spiriti che rischiano di contaminare non soltanto gli uomini retti, ma anche gli elementi. Per le stesse motivazioni anche il fuoco è considerato sacro e pertanto non può essere contaminato, rendendo impossibile il ricorso alla cremazione. Nonostante questi divieti religiosi, oggigiorno la cremazione elettrica o il seppellimento della bara in terra circondata dal cemento sono pratiche che vengono sempre più utilizzate, soprattutto in paesi come l'Iran, dove non è quasi più possibile utilizzare altri sistemi. Le torri del silenzio nacquero proprio per questo processo dalla vita alla morte, chiamate anche Dakma, in cui i morti vengono esposti e lasciati nelle mani della natura e alla voracità degli avvoltoi o degli animali affinché il loro corpo venga scarnificato e rientri direttamente a far parte del ciclo naturale. Si tratta di luoghi un tempo inaccessibili anche per gli stessi parsi, ad esclusione dei becchini che avevano l'ingrato compito di portare i corpi al loro interno. Le torri del silenzio sono costruite in mattoni o con impalcature di legno e argilla alte dai 10 ai 30 metri e sostengono una piattaforma circolare esposta agli elementi. La piattaforma ha una circonferenza rialzata e inclinata verso l'interno, 3 cerchi concentrici, talvolta suddivisi in celle, e hanno al loro centro un'apertura o un pozzo. Le ossa vengono gettate dentro il pozzo fino a riempirlo completamente. In India ancora oggi si trovano delle torri del silenzio funzionanti, ma la loro costruzione avvenne in epoca tarda, verso la fine del 1600, soprattutto fuori dalla città di Mumbai. Si tratta delle ultime rimaste, laddove in Iran, che un tempo fu la patria dello zoroastrismo, ormai le torri si stagliano come muti testimoni di un passato in lenta disgregazione. Da tempi immemorabili la salma viene portata in una bara di ferro dentro queste strutture, non oltre 3 o 4 ore dopo il decesso. Accanto ai becchini si trova sempre un cane, considerato un animale sacro nello zoroastrismo, che viene fatto avvicinare al morto per fiutarlo e quindi scacciare il demone Sagdid. In una cappella consacrata del Dungavardi ha luogo una funzione religiosa alla presenza di parenti e amici, generalmente tra le 8 del mattino e le 4 del pomeriggio. Le prescrizioni, che durano ancora oggi, prevedono che nessun non parsi, non zoroastriano possa vedere il viso del morto dopo che è stato posto il sudario, chiamato padan, sul suo corpo. Accompagnato dai parenti, il cadavere viene poi portato fino ai piedi del Dakma, della Torre del Silenzio, dove solo i becchini, appunto detti Nasasalarra, possono trasportarlo sulla piattaforma rotonda in cui avverrà l'ultima parte del rituale. Fino a non molti anni fa il corpo era consumato dagli avvoltoi, come dicevamo, e dai corvi in meno di 3 ore, ma oggigiorno a causa dell'inquinamento e della scarsità stessa di questi animali il procedimento è molto più lungo. Una volta che i cadaveri sono totalmente scarnificati, gli scheletri sono posti nel pozzo centrale della torre, dove troveranno il loro ultimo riposo. Una delle più belle torri rimaste in Iran si trova appunto a Yazd. Ancora oggi nelle sue vicinanze vive una comunità zoroastriana di circa 10.000 persone, che ha reso necessaria però la costruzione di un cimitero dove possano essere seppelliti i morti rispettando i precetti della loro religione.
al fine di impedire infatti che i corpi dei loro defunti decomposti possano contaminare il terreno. Con la tecnologia moderna i cadaveri vengono quindi tumulati quasi sempre in bare di cemento. Il primo riferimento storico che abbiamo di questa pratica è estremamente antico e viene riferito dallo stesso Erodoto, che ne descrive anche alcuni riti, sebbene in modo piuttosto vago. Gli antichi testi ci dicono anche che i magi, termine biblico ricollegato ai sacerdoti zoroastriani, praticavano questo tipo di sepoltura imbalsamando successivamente, in alcuni casi, le poche spoglie rimaste con la cera e sistemando i resti in una sorta di trincea. Secondo la leggenda incorporata da Ferdosi nel suo Shahnameh, lo stesso Zoroastro avrebbe ricevuto questo tipo di tumulazione e sarebbe oggi sepolto in una tomba ancora oggi mai scoperta a Balkh, nell'attuale Afghanistan, ma su questo ritorneremo in un video successivamente. Sebbene questo tipo di culto dei morti, che prevede la scarnificazione, così come avviene anche nel buddismo tibetano, sia abbastanza difficile da comprendere per la nostra cultura, un'antica torre del silenzio esiste anche sul suolo italiano. Si tratta di un recinto costituito da 8 megaliti prospicenti delle Domus Deiana, degli ipogei che, oltre alle attribuzioni che gli sono stati dati, probabilmente possedevano altri ruoli e significati religiosi e non erano utilizzati solo come luoghi di sepoltura principalmente. Tutto questo ci fa vedere come ancora veramente conosciamo poco della nostra storia, così come di tante tradizioni di popoli a noi vicini e lontani, e solo il tempo, lo studio, l'analisi di documenti e dell'archeologia stessa potrà portarci a capire e comprendere meglio quello che è la nostra storia passata, ma soprattutto in questo caso vediamo come dal vicino Oriente, dal Medio Oriente, dei popoli in tempi antichi si fossero spostati in India, dove hanno portato le loro tradizioni.